Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio proporre una ricetta antichissima tramandata dai frati. Io l'ho preparata più volte e faccio un passo indietro. Ho pubblicato nei giorni passati l'Archebus, un liquore dalle molteplici proprietà, un ottimo digestivo da gustare da soli in compagnia. E se vi siete persi il video e volete andare a dare un'occhiata, il video si chiama Archebus Tanaceto. Invece il video che vi propongo oggi è il nocino. Propongo nel video due ricette semplicissime. Il primo è il nocino e il secondo, sempre dalla rimanenza, andrò ad aggiungere alcol, un altro ingrediente che poi lascerò tutto scritto. Andremo a fare il nocciato o vino al nocino, dipende dalle zone dove capitiamo, o il nocino leggero. Sempre un ottimo digestivo accompagnato con del ghiaccio, può diventare anche un ottimo aperitivo. Praticamente io il nocino l'ho già fatto, poi mostro il video. Questo è il nocino, quello più scuro, più spesso, il classico digestivo. Viene prodotto, fatto, il giorno dopo di San Giovanni, ma normalmente nelle zone di montagna ci sono ancora delle noci verdi. Io consiglio, se il video vi interessa, di conservarlo, di passarlo agli amici, di andarlo a rivedere il prossimo anno quando vorrete provare fare il nocino. Ribadisco che normalmente si prepara il giorno dopo San Giovanni, si raccolgono le noci e si mette in fusione. Io l'ho preparato una settimana dopo, le proprietà rimangono sempre le stesse, 40 giorni in infusione al sole, ogni tanto si va a agitare bene il tutto, poi andremo ad aggiungere acqua miscelata con zucchero e altri due ingredienti di cui propongo un ingrediente segreto, andate a vedere il video perché veramente vi piacerà. È tramandato, già fatto altre volte, lo consiglio, è un ottimo digestivo. Vale la pena comprare o raccogliere le noci e preparare questo buon nocino, sia che sia forte o quello leggero, perché quello leggero non buttiamo niente, lo scarto del mallo delle noci andremo a rimettere all'interno del boccaccio con imboccatura larga del vino bianco e altro alcol, che vi darò in seguito tutti gli ingredienti e le indicazioni. Buona visione e se il video ti piace condividi. Alla prossima dal canale di Virginia. A presto! Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sono trascorsi 40 giorni, possiamo lasciare dai 40 a 50 giorni, il nocino. Adesso, per completarlo, che poi c'è un ingrediente segreto tramandato, intanto cominciamo col preparare lo sciroppo, quindi 1 litro di acqua, aggiungendo 200 grammi di zucchero, perché altri 200 io ne ho messo un po' di più, in tutto erano 400, ma poi darò le dosi giuste. Li ho già messi insieme al mallo del nocino con tutti gli altri ingredienti. Adesso comincio a preparare lo sciroppo. Una volta raffreddato, poi uniremo il tutto con l'altro ingrediente segreto. Rigiriamo solo un paio di secondi, chiudiamo, portiamo a bollitura per 2-3 minuti e lasciamo raffreddare. Per preparare il nocino di San Giovanni possiamo raccogliere le noci a San Giovanni, ma anche comprarlo al mercato anche dopo una settimana. Praticamente all'interno sono state messe 24 noci, 4 chiodi di garofano, 7 foglie di alloro, una buccia di limone e abbiamo aggiunto la noce moscata, 3 noci moscate, 400 g di zucchero e lasciate in infusione per 40 giorni. Adesso, dopo aver preparato lo sciroppo, andrò a unire tutto insieme. Una caffettiera da 6 tazze. Una volta raffreddato uniremo con lo sciroppo. Ed eccoci qua, il caffè, l'elemento segreto è preparato. Lo versiamo all'interno del contenitore del nocino, tutto quanto. 6 tazze, c'è chi ne mette 12, ma io consiglio semplicemente 6 tazze. Adesso verserò l'acqua, lo sciroppo con acqua e zucchero. Adesso versiamo lo sciroppo preparato in precedenza ben raffreddato. Lasciamo raffreddare il tutto per 3 ore, poi filtreremo e ciò che rimane non andrà buttato. Prepariamo il nocino leggero, verrà più chiaro, un ottimo digestivo o aperitivo.
Seguitemi e vedrete che bontà. Sono trascorse 4 ore da quando ho lasciato tutto in infusione con lo sciroppo. Adesso vado a filtrare il nocino. Garzina, delle bottiglie, prendiamo un retino dove andremo a mettere le prime noci, che poi andiamo a riutilizzare lo stesso boccaccio per fare il nociato o il vino di nocino, cioè il nocino più leggero. Procedo. Tutto il mallo e le noci che sono state gli altri ingredienti per 40 giorni li mettiamo qua, che poi li riutilizziamo con 1 litro di vino bianco secco, l'aroma della vanillina. Dopo 20 giorni andremo ad aggiungere l'acqua e zucchero, ovviamente con imboccatura del barattolo o del contenitore molto larga, in modo da poter inserire il mestolo, togliere il mallo delle noci e poi rimettere all'interno. Il nocino è stato filtrato tutto. A questo punto riprendiamo tutto quello che era nel barattolo grande, il mallo delle noci, le reinseriamo e mettiamo l'alcol e il vino. A questo punto versiamo 1 litro di vino bianco secco, purché qualsiasi tipo di vino, purché sia un vino buono. Io sto utilizzando un Trebbiano. 200 grammi di alcol, li mettiamo all'interno insieme al vino bianco. Adesso aggiungiamo l'aroma, versiamo 11 grammi o una stecca di vaniglia. Io utilizzo la vaniglia in polvere, più pratica, e in 2 settimane che lasceremo il tutto a riposare si scioglierà e darà un buon aroma e profumo. Rigiriamo con un cucchiaio di legno e il nostro nocino leggero, c'è chi lo chiama vino al nocino, fra 2 settimane sarà pronto. Una volta al giorno, se ci ricordiamo, andiamo a girare il tutto. Ovviamente non vi sto a mostrare fra 20 giorni perché altrimenti sarebbe troppo lungo. Poi faremo lo stesso lavoro: 200 grammi di miscela di acqua e zucchero metteremo insieme, 3 ore di riposo e avremo il nostro nocciato come il nocino. Se il video lo trovate interessante anche per il prossimo anno, per fare il nocino o il nocino leggero, vino al nocino, nocciato, ovunque voi siate, come lo chiamate, condividete questa vecchia tradizione tramandata dai frati, originale del nocino. Grazie, alla prossima ricetta dal canale di Virginia.